Stazione Celeste, allerta planetaria novembre. Speciale 2012 di Maala. Blog Malasastrology.com. Venerdì mattina, il 26 ottobre 2012, una voce mi ha parlato: l'arca dell'alleanza è stata attivata. Ci ho riflettuto sopra un bel po', cercando di capire cosa volesse dire. Tra me e me pensavo non avrà qualcosa a che fare con la tempesta di sabbia, che si sta dirigendo verso la costa orientale? Poi mi sono ricordata le parole dell'Apocalisse, che recitano: il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 vegliardi seduti sui loro troni al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno. Le genti ne fremettero la guerra in Medio Oriente e tutte le persone, che sono semplicemente arrabbiate, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto 7.7 Quellen Carlotte Island, BC per il momento, e una tempesta di grandine. L'Apocalisse quindi prosegue. Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna, che aveva partorito il figlio maschio. La donna è la statua della libertà. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume, che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Il drago rosso è il grifo nel calendario Maya, che regola le nascite. È il caso di notare che le acque si sono già rotte e la nascita è imminente, viste le molte contrazioni. L'Apocalisse dice che è il momento di premiare i servi, quelli con l'amore nel cuore, e distruggere quelli che distruggono la terra. Non è forse New York la capitale finanziaria del mondo? Non si trova forse lì il più grande centro di controllo, con Wall Street e le banche principali? Che impatto avrà questo evento sul nostro sistema finanziario? Che impatto avrà sulle nostre elezioni? Quale sarà l'impatto della tempesta, che sta arrivando sulla costa orientale? Il 20° capitolo dell'Apocalisse narra della caduta del lato oscuro, o le persone, che vivono cercando di controllare tutti. Il controllo non funziona più, è obsoleto. Siamo nell'era della manifestazione, che nasce dal cuore. Ci stiamo rapidamente avvicinando al nuovo cielo e alla nuova terra, che si trovano su una frequenza più alta. Il mese scorso sono trapelati diversi eventi. Il giorno di Colombo ha salutato l'ultimo dei controllori rettili, il velo è caduto. Mona mi ha chiamato la sera del 28 ottobre domenica e ha chiesto di canalizzare per me. Le seguenti informazioni sono state fornite dai pleiadiani. Una cintura di energia negativa, chiamata il velo, ha circondato a lungo la Terra. Tutti i nostri pensieri negativi venivano catturati da quella cintura, perché le alte cariche non avrebbero lasciato che quei pensieri si propagassero nell'universo. Vi rendete conto della portata di questo evento? Credo che uno dei motivi alla base di queste due grandi tempeste siano i nostri pensieri negativi, che sono stati riportati a noi per essere purificati e trasformati in luce. Mantenete i vostri pensieri positivi, perché non vogliamo costruire un'altra cintura negativa intorno alla Terra. Se vi venisse in mente un pensiero negativo, evocate la fiamma viola per trasformarlo in luce. Quando il velo è caduto, le dimensioni dalla prima alla quarta hanno iniziato a implodere le une sulle altre e il risultato sarà la coscienza unitaria o l'unità, che sarà manifestazione della Terra di frequenza più alta. Credo che il velo sia caduto assieme all'attivazione dell'Arca dell'Alleanza il 26 ottobre. Il velo è sempre stato molto sottile nei giorni di Halloween, che avvengono quando il mondo materiale e lo spirito si fondono assieme. C'è un buco nero a 7 gradi nello Scorpione. Nella scorsa luna piena, il Sole era a 7 gradi nello Scorpione.
Un buco nero aumenta l'energia della luna piena e in quel momento energia proveniente da un'altra dimensione può giungere nella nostra realtà. Tra 9 e 10 gradi nel Toro si trova Atlantide. La costa orientale non faceva forse parte di Atlantide, o è là dove sono fuggiti i sopravvissuti dopo la caduta di quella civiltà? Dato che quest'ultima luna piena era a soli 2 gradi di distanza dai gradi di Atlantide, questo mi dimostra che la cultura atlantidea è giunta al termine ed è giunto il momento che una nuova civiltà basata sull'amore la rimpiazzi. Non voglio dire che non ci saranno più cambiamenti sulla Terra perché essi continueranno fino a quando la Terra non avrà finito di ripulirsi. La Terra di frequenza più alta è quasi qui e non appena le linee temporali saranno totalmente scisse, coloro che vivono sulla nuova linea temporale vivranno esperienze incredibili. Stiamo anche attraversando un cambiamento magnetico, presto raggiungeremo il punto zero, e sarà allora che tutto cambierà. Ci sono 2 eclissi importanti in arrivo a novembre. La prima è una eclissi solare totale, il 13 novembre 2012 alle 14:08. Si tratta di un 13° compleanno dalla prima eclissi accaduta l'11 agosto 1999. A quel tempo c'era una croce a 4 punte nel cielo e il sole stava a 18 gradi nel Leone, i gradi della coscienza cristica. Abbiamo dovuto affrontare molte sfide per essere in grado di manifestare la coscienza cristica. Siete pronti a manifestare questo amore? L'eclissi del 13 novembre è allineata al segno di Asclepio, e riguarda Australia e Pacifico del Sud. Asclepio è il 13° segno dello zodiaco. È l'unico segno che ha un vento che soffia a terra da quella zona del cielo. Il numero 13 rappresenta l'energia femminile, tenera e delicata. Questo segno è governato dal pianeta, che è stato, e ancora sta, accanto al nostro Sole per un bel po', causando un sacco di cambiamenti sulla Terra. Il glifo Driamspel per questa eclissi è la luna rossa, che purifica l'acqua universale e le nostre emozioni. C'è anche un'eclissi lunare il 28 novembre alle 6:46 PST. Tale eclissi sarà visibile su gran parte del Nord America, e inoltre Europa e Africa. Questa eclissi sarà piuttosto intensa. L'ascendente è a 26 gradi dello Scorpione, che si rivolgono proprio al Pacifico nord-occidentale e il nodo nord è a 25 gradi dello Scorpione. Questa luna piena sarà anche rivolta su un buco nero, e questo la rende una luna molto intensa. Lilith sarà sui gradi della Grande Piramide e della Sfinge. Nel mio calendario Driamspel il glifo per questa eclissi è il seme giallo dominato da Giove. Il Sole si oppone a Giove durante l'eclissi o un paio di giorni più tardi. Il Sole è a 7 gradi nel Sagittario e Giove sta a 11 gradi nei Gemelli. Questo aspetto porta sempre grandi eventi, che potrebbero accadere su qualsiasi parte della costa occidentale o il Messico. Marte e Plutone sono in congiunzione esatta ad 8-9 gradi nel Capricorno, che ancora una volta attivano gli stessi gradi dell'eclissi dell'1 luglio 2011, cioè 9 gradi nel Cancro. Tale eclissi riguardò tutta la costa orientale, i Caraibi e il Sud America. Ci spostiamo verso il sesto sole il 21 dicembre 2012. Il sesto sole rappresenta il segno della Vergine, la dea, che è governato da Lilith, la nostra luna oscura. L'unico momento in cui è possibile vedere questa luna è quando si trova davanti al Sole. Nel resto del tempo è invisibile. Forse inizieremo a vedere questa luna, dal momento che la frequenza continua a innalzarsi. Forse invece di 2 soli, avremo 2 lune in cielo, in onore alla dea, che sta finalmente tornando in vita. Così sia. Vi prego di inviare molta luce e tanto amore alle persone che attraversano la grande tribolazione. Ho molta compassione per loro. Sto inviando loro tutto il mio amore. Malagaele.